Tanti sono i viaggi che abbiamo fatto assieme e altrettanto tanti sono quelli che faremo. Ma intanto vediamo le migliori spiagge di Creta. In fondo alla classifica troviamo la spiaggia cittadina di Heraklion. Questa, per quanto sia facilmente raggiungibile in auto e presenti anche una discreta facilità di parcheggio, è totalmente priva di effetto wow. La spiaggia non è pulitissima, inoltre è molto soggetta a eventi. Presenta sia zone libere che zone attrezzate. Il mare d'altronde sembra abbastanza pulito. Tuttavia, visto le correnti, spesso si riempie di alghe. La definirei una spiaggia di emergenza, buona per le famiglie e per chi ne ha molta voglia di trovare di meglio. Una grande delusione per il mio bambino interiore. Traviato dal nome e dai commenti letti, credevo di trovare una spiaggia incontaminata, dove zompettassero indisturbate delle iguani, e invece ho trovato una comunissima spiaggia, presa di assalto da famiglia e dalle alghe. Si tratta di una delle spiagge a ridosso di Cania, facile da raggiungere in auto o anche a piedi con ampio parcheggio. La spiaggia non si presenta molto pulita, anche qui vi è una zona attrezzata e una zona libera. Ciao vicino! Guarda, ciao, sei tu la piccola iguana? Sarò impopolare, lo so, ma questa è un'altra grande delusione. Non ascoltate le recensioni su internet, Falsarna non è per niente un paradiso incontaminato, ma l'esatto opposto. Il mare è certamente pulitissimo e la spiaggia è molto bella, ma eccessivamente carica di lidi. È facilmente raggiungibile, con strade asfaltate, tuttavia il parcheggio è totalmente sterrato. I prezzi dei lidi sono esorbitanti, vanno dagli 80 euro o 60 euro per un ombrellone e 2 sdraio. Noi siamo riusciti a pagare a metà giornata 20 euro un'ultima fila. Tra le cose più fastidiose, la musica psichedelica messa a palla dai diversi lidi che facevano un gran baccano. Infine la spiaggia è famosa per gli sport acquatici, ma sinceramente non avevano prezzi accessibili. Tuttavia la mia è solo un'opinione, fate bovis. Spiaggetta semi-sconosciuta e non affollata, carina nella sua semplicità. Presenta tratti liberi e anche tratti attrezzati dove con 6 euro puoi affittare ombrellone e 2 sdraio. Il mare è pulito e protetto dalle correnti. La possibilità di vedere delle miniature dei monumenti cretesi o fare una prova di coraggio e raggiungere la chiesetta Agios Nikolakos dona sicuramente un bonus a questa simpatica spiaggia, facile da raggiungere e con possibilità di parcheggio. La classica spiaggia super mega scialla adatta alle famiglie o ai non avventurieri. Ennesima spiaggia cittadina facile da raggiungere sia in auto che a piedi dal centro di Cania, con ampia possibilità di parcheggio. Ampia, pulita, con tratti liberi e tratti serviti da lidi, che con 10 euro ti offrono sdraio ed ombrelloni. Una baia protetta dalle correnti marine. La spiaggia è pulita ed il mare è molto limpido. Presenta anche possibilità di tratti di scogliera per chi desiderasse. Luoghi molto appartati dove ho visto gente che praticava il naturismo. Le sedute lì non sono molto comode, tuttavia la riservatezza è assicurata. Si può definire anche questa una spiaggia cittadina a ridosso di Cania, facile da raggiungere sia in auto che a piedi, poco distante sia dalla Golden Beach o dall'Iguana Beach. È una deliziosa baia dalla spiaggia dorata, mare limpido e relativamente priva di turismo di assalto. La baia è piccola ed accogliente, a tratti anche attrezzati. Sicuramente una spiaggia comoda o anche con alcuni tratti di ombra offerti dagli alberi che sono presenti appunto sulla spiaggia. Una spiaggia quasi sconosciuta e trovata per caso. Si tratta di un sottile lembo di sabbia più lungo che largo. Il mare è limpido e la tranquillità è assicurata. Facile da raggiungere ed è semplice anche trovare parcheggio. Un luogo per godersi la tranquillità e la natura, anche se la suddetta è sita nei pressi di una deliziosa zona residenziale. Si tratta di una piccola piscinetta naturale di acqua salata che dista un'oretta da Cania. Un luogo davvero unico, protetto dalle correnti marine, ma purtroppo non dal vento in sé. È molto semplice da raggiungere, bisogna fare solo 100 metri di strada sterrata. La battigia è piccola e non è presente sabbia, ma scogliera. Tuttavia vi è nelle immediate vicinanze una zona alberata con delle panchine, davvero comoda. L'acqua verde smeraldo è fantastica e regala un'esperienza davvero unica e gratificante.
Si tratta di una deliziosa spiaggia cittadina nei pressi del borgo di Matala, facile da raggiungere sia a piedi che in auto a seconda di dove si alloggi. La spiaggia presenta una zona attrezzata e una zona libera, dove è possibile trovare riparo dal sole sotto gli alberi. Il mare è limpido e la spiaggia pulitissima. Caratteristica della spiaggia sono di certo le catacombe romane, alcune delle quali sono visitabili anche gratuitamente facendo poche bracciate dalla riva. Nei pressi della spiaggia sono anche presenti dei bagni pubblici abbastanza puliti, oltre anche a delle decine di luoghi dove potersi ristorare. Sita nei pressi di Matala, la Red Beach è un luogo decisamente incontaminato. Tuttavia, per poterla raggiungere è necessario fare una scalata davvero stancante. Munitevi di scarpe adatte, acqua e seguite le frecce blu. Ma non preoccupatevi, la fatica verrà in seguito ripagata. Troverete una bellissima spiaggia color ocra, dal mare e dalle diverse sfumature di blu. Per gli amanti del naturismo la spiaggia offre un'ampia zona adibita al nudo integrale. Tuttavia, adiacente a questa vi è anche una zona normalmente balneabile. Potrete trovare anche qui un paio di bar che offrono a prezzi un po' rincarati un po' di ristoro. Un luogo sicuramente da visitare. Una spiaggia decisamente unica nel suo genere, è facile da raggiungere attraverso strade asfaltate ed un parcheggio ampio che costa soltanto 2 euro. Il problema è che per giungere effettivamente nella spiaggia bisogna farsi una lunga e ripida scalinata, che darà un pochino di grattacapi al ritorno. Tuttavia la baia si trova immersa nella natura. Troverete un'ampia spiaggia fatta di ciottoli completamente libera. Il mare va dall'azzurro al blu intenso e sott'acqua potrete trovare tanti piccoli pesciolini. Alle spalle della spiaggia si trova una gradevolissima boscaglia che protegge dal sole, tuttavia questa è piena di insetti, il che la rende meno piacevole del previsto. Ma la particolarità di questa spiaggia è il fiume verde smeraldo immersa nel palmeto. Se ci si sente un po' Indiana Jones, si può guardare il fiume fino a giungere in una zona dove le correnti diventano tanto forti che bisogna letteralmente fare come dei salmoni. Un'esperienza davvero divertente in uno scenario super mega bello. PS, per chi volesse evitare la scalata, sembra esista anche un servizio di taxi boat, ma non ho ben capito da dove parta, tuttavia ecco i contatti. Una spiaggia che ho letteralmente amato, comodissima da raggiungere con un brevissimo tratto di sterrato di circa 1 chilometro non troppo impervio, facilità nel trovare parcheggio e soprattutto poca gente. La spiaggia è pulitissima, con tratti sia attrezzati e tratti liberi. Noi con 20 euro abbiamo preso un lettino deluxe che includeva anche il servizio bar direttamente sotto l'ombrellone, doccia e anche il bagno. Il mare è dalle 3 sfumature di blu ed è pieno di pesciolini. Tranquillità, natura e mare pulitissimo. Una zona molto usata anche per chi organizza tour subacquei. Un paradiso da non farsi scappare. Una delle spiagge più conosciute di tutta Creta. È risaputo che per raggiungere Balos non è per niente facile. La strada in auto è sterrata ed è risaputo anche che per via delle capre e dei molteplici fossi molte auto sono state danneggiate. A modo di ciò i noleggiatori la sconsigliano. Personalmente sono andato via mare per evitare appunto problemi, grazie a una barca privata che con 400 euro, da dividere tra i vari partecipanti, offriva pranzo, Balos, da vista anche all'isola di Gramusa. La spiaggia di Balos è davvero unica nel suo genere, presenta una baia dove l'acqua arriva al massimo al polpaccio, oltre a tratti di spiaggia rosa che danno poi sul mare aperto. Lo scenario naturalistico è davvero unico nel suo genere. Anche qui potete trovare zone di spiaggia attrezzata e alcuni bar, quindi eventualmente se volete potete anche viaggiare un pochettino più leggeri. Tuttavia fate attenzione a fare questa scalata a piedi, non solo per l'auto, ma anche perché sotto il sole farsi quella scalata è davvero arduo. Io ho fatto soltanto un piccolo tratto per fare una ripresa dall'alto e volevo morire. La spiaggia dalla sabbia rosa è l'eccellenza, il fiore all'occhiello di tutta Creta. La suddetta spiaggia merita certamente la grande notorietà acquisita negli anni. Facile da raggiungere con un ampio parcheggio gratuito che però si riempie davvero facilmente. E la Fonisi è un altro miracolo della natura. Un'ampia lingua di sabbia si distacca dalla costa principale creando una piccola isoletta raggiungibile attraverso una baia dall'acqua azzurra che arriva al massimo al polpaccio. Si tratta di una spiaggia molto variegata,
dal mare e dalle diverse sfumature di blu. Sono presenti sia la famosissima spiaggia rosa che tratti di scogliera, appartati ed incontaminati. Un luogo davvero unico e magico, ma che però è privo completamente di ombra. Anche qui, per chi desiderasse, è possibile trovare una zona attrezzata a prezzi modici, circa 10 euro, ombrellone e sdraio. Un luogo magico, adatto a tutti. Raggiungibile esclusivamente via mare, si tratta di un'isoletta poco distante da Bagos. Un luogo incantevole dall'acqua pulitissima dove la spiaggia si alterna ai ciottoli. La costa ha dei colori fantastici, così come il mare. Consiglio di visitare con dei tour privati, visto che andare con i grossi barconi fa perdere un po' l'effetto magico. Tuttavia ci sono diverse spiaggette appartate e deliziose. Qui, per chi come me non sa stare fermo come un'otaria spiaggiata al sole, vi è la possibilità di visitare la fortezza veneziana e anche il relitto della Ditrimo Spí. Qui è vitale di importanza avere le scarpe da mare. Raggiungiamo quindi quella che per me è stata la spiaggia tra le spiagge di Creta. La spiaggia di Kedrodasos è facile da raggiungere anche se l'ultimo tratto a ridosso del parcheggio presenta uno sterrato in cui bisogna fare attenzione. Parcheggiata l'auto bisogna fare una piccolissima scarpinata, semplice e non troppo impegnativa. Tuttavia sono comunque necessarie delle scarpe da tennis. Superate queste piccole difficoltà, il paradiso. Superata una piccola selva, ci si addentra in una meravigliosa baia tra sabbia e sassi. Un luogo ampio ed incontaminato. Il mare è dalle 3 sfumature di blu. La baia è protetta sia dai venti che dalle correnti marine. È presente anche dell'ombra naturale, un luogo sotto tutti i punti di vista magico e non può che meritarsi il primo posto di questa classifica. E voi cosa ne pensate di queste spiagge? Avreste cambiato l'ordine della classifica? Rispondete nei commenti qui sotto che sono curiosissimo di leggere. Bene stelline viaggiatrici, qui sotto nella descrizione troverete la divisione in capitoli e le mappe dei luoghi visitati, ma soprattutto tutti i miei contatti di tutti i social. Ciao, ci vediamo nel prossimo video!